Ed eccoci nel giorno dopo la partita forse più brutta della stagione, onestamente, un po' per quel che comporta a livello di classifica, chiaramente, e un po' anche dal punto di vista della prestazione, certo che ci aspettavamo tutto tranne quello che abbiamo visto ieri, onestamente, compreso Di Francesco, dopo andremo comunque a commentare anche le sue parole che devo dire alla fine sono state simili a quelle che abbiamo detto noi nel post partita, un po', cioè eravamo giustamente quasi scioccati ieri sera perché capisco perdere, ma non perdere in quella misura lì, in quella maniera lì. E quindi veramente eravamo totalmente attoniti perché come avevo detto anche nel post partita, eravamo, almeno io ero, non dico tranquillo, però ero sereno, arrivavo con buone aspettative. Ma l'avevo detto anche nel pre-partita, non intendevo che la partita fosse scontata e fosse una passeggiata, anzi, immaginavo fosse difficile. Certamente che i nostri ci hanno messo del loro per trasformarla in una catastrofe, questo si può dire. Oggi quindi, come avete capito, non sarà il solito appuntamento di risposta a questi commenti che, seppur moltissimi, tra cui ovviamente sfottò dei tifosi sardi, ma ci stava benissimo e fa parte del gioco, tra virgolette, quindi continuate pure tranquilli, non ci fa né caldo né freddo, ecco, quindi ci sta, e lo sfottò. E quindi i vostri commenti comunque dei nostri, ecco, li lasciamo qua sotto a scorrere. Vi ringraziamo, ma comunque molti sono arrivati già a conclusioni, effettivamente c'è poco da parlare sopra ieri, cosa devi dire? Onestamente quello. Quindi sarà un po' una nostra analisi un po' migliore forse di quella fatta ieri, semplicemente perché ieri non c'è stato modo di analizzare, secondo me, No. eravamo veramente totalmente distrutti, non che ora non lo siamo, però comunque abbiamo incominciato a razionalizzare un po' la cosa, no? Ovviamente per quanto riguarda le pagelle, stesso discorso, cosa vuoi fare? Cioè, mi dispiace per gli abbonati, però che voti vuoi dare dopo ieri? 4 a tutti, Esatto, cioè ve li anticipiamo facciamo, già. sì, ve le facciamo in anteprima per tutti, un 4 a tutti, compreso l'allenatore, che comunque mi pare che si sia abbastanza preso le sue responsabilità, addossandolo anche un po' alla squadra, Sì. onestamente, però sì, anche lui in primis penso si senta responsabile di quanto visto ieri. Quindi cercheremo il più possibile adesso di analizzare, eh, appunto per quanto possibile, quello che è successo ieri senza pensare troppo al futuro, ai processi che faremo più avanti in caso. Insomma, ci sarà tutto il tempo settimana prossima, dopo finiscono le partite, quindi avremo tutto il tempo per parlare, per addossare tante colpe, quei pochi meriti che ci sono in una stagione e insomma lo faremo pian piano, non è questo il momento, cerchiamo il più possibile di tenerci a quanto visto ieri e ovviamente alle conseguenze in classifica che porta il risultato di ieri. E quindi direi di partire da come abbiamo, cioè dalla partenza, no? Perché secondo me non si è neanche partiti così male. Secondo me in realtà no, siamo partiti anche male perché le scorse partite, nelle ultime abbiamo sempre detto fino al 20° più o meno abbiamo retto la partita, poi un po' c'è stato un ribaltamento di fronte, ha preso il sopravvento l'altra squadra. In questa partita non c'è neanche stata quella dominanza del Venezia per 20 minuti almeno, oppure neanche nei primi minuti, ok, ci hai provato perché all'inizio Beh, della però sei partito partita. forte, no? Sì, sì, Quello cioè, dico io. beh, i Intendo che primi minuti, però è sì, normale, una partita iniziava un po' così, cioè entrambi magari provano a segnare nei primi minuti come tutti, perché è la cosa più facile segnare nei primi minuti, in teoria, poi si è un po' stabilizzata perché sì, no, almeno quello dal vero. 10° minuto Questo poi non vero. si è più visto niente. Ovviamente non è stata, non intendo che è stata la miglior partenza, però comunque non siamo partiti malissimo. Cioè, mi accontento di quanto ho visto lì, perché poi quello che ho visto dopo, incommentabile, no? Quindi il salvabile veramente nei primi minuti, fino all'11° che segno di testa, colpi di testa, cioè palle inattive, che erano state il nostro punto forte. Anche a livello difensivo, io non mi ricordo tantissimi gol subiti da quella dinamica. Sì, ne abbiamo subiti, ma anzi, era quasi un'arma nostra quella di Mm. sfruttare le palle inattive perché tante volte
i gol su azione non sono praticamente mai arrivati durante tutto l'arco della stagione, e invece ci siamo fatti cogliere 2 volte impreparati su quello. Ma infatti la roba che mi fa più male è proprio vedere, cioè, non reggere da quel punto di vista lì, perché evidentemente è un problema dal punto di vista mentale. Cioè, ieri la squadra non ha retto dal punto di vista mentale, perché sul fronte dell'attenzione di quell'aspetto lì, semplicemente di anche tenere il risultato, Cioè, capisco l'emotività del match, no? La tensione del match, tutta la tensione che accompagnava questo match. Sì, perché C'era. esatto, ce l'avevamo anche noi comunque all'inizio della partita, una grande tensione perché era una partita importante. Posso immaginare anche loro che avessero una tensione Sicuro più di veramente... noi. sì, Cioè, esatto, quindi deve essere stato veramente difficile per loro. Poi comunque non hanno troppa esperienza in questa categoria, quindi è normale avere ansia e paura. Ma la, Però ma la roba che mi ha dato fastidio è che questi non mi avevano mai dato modo di provare tutto questo, cioè non ho mai visto tutto questo dislivello tra i nostri e le altre squadre, capito? In tutte le altre partite anche con squadre nettamente superiori al Cagliari, no? Quello mi ha scombussolato, perché di fatto tante volte eravamo tramite un buon gioco, una buona mentalità in campo, ehm, la squadra messa bene in campo da Di Francesco, eravamo riusciti un po' a, diciamo, arginare un po' questo divario che c'è tra noi e altre squadre, anche nettamente più forti di noi. Ed erano usciti i risultati anche dove tante volte anche abbiamo perso, ma non abbiamo straperso, anche con l'Inter per esempio, cioè sì, due la volte è finita Juve, 1-0, con la infatti, Juve ma per anche poco non semplicemente vinci. con la Fiorentina la scorsa partita, cioè non si è visto questo divario enorme che Anzi, c'era cioè, ieri. l'abbiamo portata a Anzi, casa. esatto, abbiamo vinto. Cioè, Quindi con merito sì, anche, secondo me. È quello che, cioè, perché molti erano arrivati alla conclusione, sì, ma sta squadra è scarsissima, ok. Sì, però io non me l'hanno dimostrato così tante volte, almeno in questa seconda parte di stagione, io non ho visto tutto questo divario, che poi c'è nella realtà, ok, ma per come siamo andati in campo, siamo riusciti a sopperire. Ecco, questo è il mio discorso. Tranne ieri, ovviamente, perché ieri no, evidentemente no. E a cosa possiamo ricollegarlo? Secondo me l'unica cosa a cui puoi ricollegarlo in questo momento qui è la tensione mentale di essere per la prima volta quarto ultimo, di aver veramente avuto per la prima volta tutto nelle tue mani, perché dipendeva tutto da noi, se volevamo, se facevamo un plan, se facevamo il mm, risultato pieno per queste ultime 2 partite, cosa non facile, però di fatto era così. Eri salvo, sì. poco da fare. E quella tensione lì, evidentemente, quel peso lì di aver tutto nelle tue mani, l'hanno sentito perché tutte le altre partite, quando eravamo sotto in classifica, perché eravamo penultimi, terzultimi, come nell'ultimo periodo soprattutto, mi è sembrata quasi una squadra molto più leggera, molto più tranquilla, di dire, "Cioè, me la gioco e vedo come va, e poi, boh, e invece quando poi si intravedeva l'obiettivo, non era ovviamente raggiunto, però comunque lo intravedevi, eri in una posizione di vantaggio, leggero vantaggio rispetto alle altre due rivali principali per la salvezza, ti sei fatto male da solo, non hai retto la pressione. Secondo me è un po' quello, e infatti Di Francesco per me cioè, è d'accordo comunque da quel che ho letto, da quel che ha detto, no? Sì, però bisogna anche dire che dall'inizio dell'anno abbiamo visto che con le squadre un po' più di bassa classifica abbiamo sempre fatto molta difficoltà, a parte col Cagliari all'andata abbiamo anche vinto, ma con le squadre un po' nella classifica che sono più in alto, lì abbiamo visto che abbiamo portato in campo veramente una prestazione ottima rispetto alle partite con squadre un po' più basse. Quindi questo è il paradosso che ci accompagna in tutta la Sì, stagione, è sì, una no, cosa ormai è veramente così. assurda. È vero, ma infatti, cioè, come scrive ad esempio Maurizio Marcasino, leggo qua, cioè, non è la sconfitta di oggi a condannarci, ma io sono d'accordo, ma ovviamente se tu facevi punti prima, tante volte dove, appunto, in tutte quelle partite dove sottolineavo che comunque eravamo stati bravi, dove Eh, bastava reggere un po' il vantaggio e la portavi a casa,
ovviamente i problemi vengono da lì, però togliamo da parte sta roba qui. Ieri avevi la possibilità di fare nettamente meglio, ok? E di fare non dico che la vincevi, cioè almeno giocartela e poi vedere come va. Andava benissimo anche un pareggio a questo punto qui, cioè nel senso che poi te la giocavi all'ultima e avevi anche un risultato in più a tuo favore aspettando i risultati delle altre. Non era detto, però comunque se questa era la situazione era meglio così. Però sicuramente abbiamo perso tanti punti prima dove non dovevamo, magari ce li meritavamo pure. Questo Vero. sicuro. Però di fatto cioè, è difficile veramente trovare le parole in questo momento per descrivere quello che è successo ieri. Secondo me la ragione è un po' quella, è la reazione, cioè la gestione mentale del match, non tanto tattica, perché secondo me eravamo partiti bene, pressandoli così, quindi da quel punto di vista lì era fatta bene. Poi se qualcuno dice no, era meglio stare un po' più accorti e quindi gestire un po' meglio perché entrano, soprattutto penultima di campionato, ultima di campionato, entrano in gioco dinamiche che forse fino a prima non ci sono, perché diventa veramente delle finali vere e proprie. E lì è un altro paio di maniche. Però di fatto siamo stati puniti su due palline attive e poi il terzo neanche lo calcolo perché vabbè, il Eh, secondo tempo non è successo, cioè nel senso non siamo neanche scesi in campo, non c'è stata reazione, non c'è stato praticamente nulla. Quindi c'è sì. onestamente poco da dire. Anche comunque se avessimo vinto contro il Lecce e l'Empoli, come scrive Maurizio Marchesin, saremmo a parlare di un'altra roba, ovviamente. Ma come Empoli-Lecce, come anche tutte le altre partite che abbiamo perso immeritatamente, come hai detto tu, Pareggiato, anche cioè, pareggiato, sì, tutti gli errori fatti all'inizio dell'anno, tutte quelle cose lì, comunque ora le ovvio. stiamo subendo tutte quante. Ovvio che cioè, la grossa mancanza di punti arriva proprio per me dalla prima partita di campionato. Nella seconda io ho veramente poco da dire, se non sì, sulla gestione del vantaggio si poteva fare di più, però vabbè, comunque i tuoi punti li hai fatti, però a livello di prestazioni e cose, i problemi grossi arrivano dalla prima parte di campionato e lì è inutile. Ovviamente, se guardo solo a quella, arrivo anche a dire che forse non lo meritavi. Non meritavi di salvarti per la prima parte del campionato. Per la seconda, secondo me, sì. Sì. Non è finita. Cioè, la roba strana è che di fatto non è ancora finita. E c'è qualcuno, ho letto qualcuno nei commenti che diceva, cioè vorrei avere la vostra fiducia nel Mm. futuro, ma che comunque secondo alcuni non è del tutto finita perché se vinci con la Juve e Lecce ed Empoli perdono, ti salvi, sì, ma non è una cavolata. Eh sì, Cioè, la Juve comunque, tra l'altro, alla fine che ci domandavamo settimana scorsa, ma chissà come arriverà, non è qualificata in Champions. quindi deve vincere e sicuramente non scendere in campo passeggiando. Esatto. E se mettono in campo la prestazione che hanno messo ieri, cioè, finisce nei primi 10 minuti come ieri. Beh, io secondo me, cioè dal punto di vista della reazione, secondo me comunque, io me l'aspetto e secondo me ci sarà la reazione, ma secondo me ormai non basta, No, cioè non basterà perché ti sei scavato un po' la no, fossa da solo, secondo me no? sanno già che sono in Serie B, quindi non hanno più quell'ansia che avevano magari in questa partita, quindi scendono magari in campo in modo un po' più tranquillo e forse riescono a fare qualcosa, però non troppo da riuscire, a parte che non dipende neanche tutto da noi ormai, quindi dipende anche dalle Empoli. Appunto. Però volevo anche dire della partita di ieri che abbiamo anche visto un Cagliari che anche fisicamente ci ha sovrastato totalmente, Assolutamente. questo non l'abbiamo detto, però sì, cioè si è visto oggettivamente, anche Di Francesco ha detto, sembrava una partita tra adulti e bambini. È vero. Penso sia fisicamente lo intendesse, ma proprio in generale è stata veramente brutta da vedere, anche come divario in generale. Cioè. Però se lo intendeva fisicamente poteva anche prendere delle contromisure, eh. Cioè, a livello fisico abbiamo centrocampisti, per esempio, al posto di un Busio, così, ma non per dar colpe a Busio, cioè ieri non si salva nessuno, ma per semplicemente anche perché l'ha fatto Di Francesco in tante partite di mettere Dumbia che non te l'aspettavi, proprio perché avevi bisogno di fisicità,
di quel tipo di giocatore lì, no? Diverso da un Busio, da i piccoletti che abbiamo in attacco, con i Boa Oristani, che comunque non hanno quella struttura fisica lì, evidentemente, effettivamente abbiamo sofferto poi. I due Sì. gol per me vengono molto da lì, dal fatto che avevamo pochi uomini per intervenire, non prestanti fisicamente, non so come... No, forse gli unici magari alti sono Fila e Maric in attacco, però se neanche- ormai non entrano mai, quindi cioè, Sì, vabbè, a livello offensivo molti hanno risottolineato che è difficile salvarsi senza un reparto, intendendo insomma la questione punta, è sicuramente vero. Cioè, cavolo, è importante l'attacco è dove fai i gol, quindi forse è il reparto più importante dopo la difesa, però quindi se Di Francesco ha messo per queste ultime partite, cioè dalla scorsa in realtà, sì. Yeboah restando insieme vuol dire che Ma devi era arrivato comunque... alla conclusione che nessuna delle tre punte che abbiamo riusciva a buttarla dentro o comunque non era funzionale al gioco della squadra. Esatto, però E devi... per me, tra l'altro, non lo era neanche poi Giampaolo, per l'idea di Di Francesco. Ah beh, certo. Questo l'abbiamo Quindi, detto fin dall'inizio, ma comunque se, devi anche considerare l'avversario che hai. Non puoi mettere delle persone basse contro dei giganti, perché i contrasti li perdi tutti. Abbiamo perso tutti i contrasti fin dal primo minuto. Non potevi fare lanci, sbagliavano tutti i sì, passaggi a sì, su quello terra. era vero che l'hanno perso tutte. Io, ovvio. Cioè, dal punto di vista fisico ci hanno devastato. Ci hanno devastato, non vincevamo contrasti, duelli, tutti Sì, persi. ma quello è normale, cioè metti fisicamente uno grosso contro uno piccolo, cioè non è perché sono scarsi e perdono i contrasti, No, ma cioè, infatti per quello io imputo un po' le scelte lì dell'allenatore. Comunque, esatto. capisco la formazione titolare, ma forse devi anche adattarti all'avversario, no? Cioè, nel senso, prendere delle contromisure, nel senso, vedi sta squadra qua, una squadra che non fa sto gran gioco, però comunque ha delle basi solide, si focalizza molto sulla sua fisicità, il Cagliari, è una squadra di quel tipo lì, e infatti ha sfruttato due palle inattive così. Sì, Ti sei fatto due gol e da lì è finita la partita, sì, oggettivamente. infatti. E lì poteva mettere forse qualcuno che poteva reggere di più la situazione, però secondo me forse non cambiava nulla neanche lì perché per me è un discorso altamente mentale. Comunque, al di là della struttura fisica, della componente fisica che c'è stata perché si è vista, però lì è proprio visto un mancato approccio giusto dal punto di vista mentale. Non Sì. so veramente come altro definirlo. D'altronde, veramente anche Di Francesco mi sembrava totalmente non tanto arrabbiato, ma sopraffatto da quel che aveva visto. Sì, sembrava caduto dalle nuvole, tipo come se neanche lui capisse cosa è successo effettivamente, perché ha visto una squadra che, quella che abbiamo visto noi alla fine, Sì, sì, no. che non è entrata in campo e non ha messo la voglia di poter fare qualcosa, ribaltarla, fare qualsiasi cosa. Ma infatti quello che mi è dispiaciuto anche non vedere una reazione, perché tanto era andata, no? Ma almeno una reazione dal punto di vista mentale, giusto per far vedere che c'eri, no? Che i giocatori c'erano. No, anzi, dopo il secondo gol abbiamo visto degli errori, ma errori veramente Non c'era più niente, bruttissimi. non c'era più niente lì, non c'era più niente. Cioè non si Sì, trovavano, non riuscivano veramente più a fare un passaggio è giusto. vero. Cioè, si Era vedeva proprio imbarazzante. tra di loro che cioè, era tutto scollegato, non c'era più una squadra. Erano tutti da soli che... boh, Ma depressi. la roba che mi ha fatto male è che io tutto sto divario con le altre squadre io finora non l'avevo più visto, perché comunque erano stati bravi a farmi credere che potessimo farcela, no? Il divario non mi sembrava, almeno con quelle salvezza, il divario non mi sembrava così evidente perché erano stati bravi, ovviamente, cioè fino ad ora non posso dire veramente nulla alla squadra, ma non lo dirò neanche alla fine perché comunque ce l'ha messa tutta, quelli siamo e non è che posso dire nulla. Però veramente erano stati bravi a farmi credere che ce la potessimo fare perché anche contro avversari fortissimi avevamo retto, non avevamo quasi mai perso di 3-4 lunghezze,
se non contro Milan, forse Bologna, e credo basta, che a memoria, non mi ricordo. E quindi ci eravamo giocati praticamente ogni partita, no? Non eravamo andati totalmente in down subito. E invece ieri, nella partita più importante del campionato fino ad ora, è Che andata così. buttata. Adesso, parlando un attimo di prossimissimo futuro, la partita con la Juve, cioè, qualcuno ci crede, è dura. Non siamo in Serie B, ma come ho scritto ieri, al 99% lo sarà. Ma è dura anche Eh, perché non è la stessa Juve che abbiamo incontrato all'andata, perché sono cambiate tante cose da allora. Loro ora hanno un obiettivo molto importante e sono una squadra... Ci sono anche i favoriti, tra l'altro, a prendere quel posto lì, eh. esatto, tra quelle che concorrono. Però devono vincere, cioè non è che possono. Sì, dai, contro la Juve, cioè, se loro scendono in campo volendola vincere, molto probabilmente la vincono. Ma il problema adesso è che anche metti caso fai il miracolo e vinci, non basta quello, non basta quello, perché comunque è l'Empoli al Verona, ad Empoli tra l'altro. Sì. Vabbè, e Lecce avrà la Lazio, mi pare. E la Lazio, ok, partita difficile, ma a me basta vedere secondo me l'Empoli. Sì, anche la Lazio sta cercando di ottenere un posto in Champions, però la favorita sarà la Juve. Cioè, è Sì, la sì, Juve. infatti, ma comunque c'è un posto Eh, per tre concorrenti, quindi a me la favorita, come ho sempre detto qua, sembra ormai ancora di più l'Empoli a livello di probabilità è molto alto in questo momento tra sì. le tre. Noi 1% e il Lecce leggermente sopra di noi e siccome l'Empoli ha le grosse chance, grossissime chance per essere la squadra deputata a salvarsi. Per me è tutto lì. E niente, quindi dobbiamo sperare veramente in un miracolo divino in questo momento qua. Peccato. No, purtroppo ora dobbiamo sperare a questo, ripensando a tutti gli errori, tutti i punti buttati che ci Eh, lasciano veramente con l'amaro in bocca sì, perché non ce lo meritavamo. Non se lo sì. meritavano loro i giocatori perché anche nonostante non siano proprio i giocatori migliori per poter concorrere per la salvezza in Serie A, perché non è che abbiamo giocatori fortissimi, non hanno neanche speso troppo per comprare questi giocatori, e, però dispiace tanto aver buttato via tutti quei punti e adesso dover star male per tutti quei punti buttati. Sì, adesso la paghi il conto. E adesso sarà anche da capire il prossimo futuro, ne parleremo sicuramente, abbiamo veramente tutta l'estate davanti per parlarne di mercato, di futuro. Adesso sarà veramente capire dal futuro, anche in primis dall'allenatore, senza parlare dei giocatori, perché non lo so, a me fa trasparire che forse, cioè ha detto che parlerà dopo l'ultima, ci Chiaramente. sta, le conclusioni si traggono alla fine, infatti per quello ho detto all'inizio, i processi facciamoli alla fine eventualmente, insomma, tiriamo le fila almeno dopo la partita con la Juve e ne parleremo lungamente tutti insieme. Di Francesco non so, mi fa trasparire che forse possa rimanere, cioè voglia rimanere in Serie A e quindi insomma mi dà questa idea, secondo me lascia la barca, però Sì, totalmente a mio parere non ho fonti in merito, è proprio una mia impressione, sì, anche secondo me. anche perché non so, Pensa, cioè, sappiamo come ha fatto, pensa di non meritarsi tutto questo... la Serie B, La diciamo, Serie B, esatto. è Semplicemente, questo. nonostante tutte le retrocessioni, vabbè, vedremo comunque come andrà a Ma finire. io per la seconda parte di campionato non gli darò tutta questa responsabilità perché secondo me è arrivato comunque a dei compromessi tra il suo gioco e il bisogno dei risultati. Sì, però anche lui ha Ma sbagliato. ieri ha sbagliato tutti, Sì, sì, cioè su esatto. quello. Cioè, non è che si salva. Hanno tutti sbagliato. Sì, sulla seconda parte di campionato io lo salvo abbastanza. Lo salvo abbastanza perché veramente secondo me ha fatto il massimo. Nella prima parte no, ma ne riparleremo. Però vabbè, sì. Voi scrivete pure qua sotto nei commenti cosa ne pensate, siete d'accordo con noi
Aggiungete pure qualcosa, se appunto qualcosa che non abbiamo detto, qualcosa che non abbiamo tirato in ballo, perché ce ne sono tante di cose da tirare in ballo e non riusciamo ovviamente a farlo adeguatamente oggi. Lo faremo sicuramente, insomma, magari mi tengo d'accordo con tutti i commenti che lasciate, poi me li segno a forma di tramite punti, no? Faccio vari punti e poi riparleremo di ogni argomento e vedremo di dargli il peso giusto alla fine nel, tra virgolette, maxi processo alla stagione. Comunque vadano le cose, però come sempre in ogni categoria è sempre Forza Venezia. È sempre Forza Unione.